Ciao e benvenuti sul mio canale. Un po' di tempo fa mi è stato chiesto di parlare delle differenze di mentalità e cultura tra gli inglesi e gli italiani, e quindi oggi è proprio quello di cui parliamo. Ma prima di cominciare mi fareste un grande favore se metteste un like al video e vi iscriveste, e anche lasciatemi un commento per sapere se avete mai avuto a che fare con degli inglesi, o insomma se avete mai vissuto in Inghilterra e cosa avete notato. Vi lascio qui un altro video che ho fatto in inglese riguardo a delle differenze culturali tra l'Inghilterra e il resto del mondo, ma oggi parliamo di cose un po' più profonde rispetto a quelle di quell'altro video. Allora, parlare di questa cosa per me è un po' strano, perché come sapete io abito qui a Londra, amo tantissimo parlare l'inglese e mi sento bene qui, però sì, anche io ho notato delle cose un po' strane e posso dire che praticamente il fatto di essere molto integrato nella cultura inglese mi permette di vedere sia le negatività che le positività di tutti e due, degli inglesi e degli italiani, perché so come funzionano tutti e due più o meno, e quindi darò ragione a molti di voi che immagino già penseranno delle cose negative sugli inglesi, perché effettivamente gli inglesi non sono negativi ma sono strani. Allora, io direi che da italiano la prima cosa che ho notato è una differenza a livello emotivo. Gli inglesi, è vero come si dice, che sono molto freddi, ma in realtà bisogna anche fare una distinzione. Allora, l'Inghilterra è l'opposto dell'Italia. In Italia noi del nord siamo più freddi e quelli del sud sono più caldi, anche proprio di personalità. In Inghilterra siamo al contrario, qui al sud siamo più freddi, e più vai al nord più la gente è calorosa e amichevole. E infatti quando quelli del nord vengono giù qui da noi perché c'è più lavoro, molti sono scioccati dal fatto che a Londra, ad esempio, non ci si saluta per strada, mentre al nord si fa. Oppure c'è questa cosa che per me è un po' esagerata: quando si sale sull'autobus, tutti quelli, non solo del nord ma quelli anche fuori Londra, tutti salutano il guidatore uno per uno. Ciao, hi driver, hi driver, hi driver, hi driver. E quando si scende lo ringraziano, che è una cosa che qui a Londra non si fa e che io non tollererei assolutamente. Per me è esagerato, ma ci sono tante differenze così anche proprio tra il nord e il sud. E quindi il fatto che gli inglesi sono freddi non è del tutto vero. Al sud lo siamo di più ed è vero, ma la differenza è più profonda, perché c'è proprio una barriera emotiva, an emotional barrier, cioè tutti gli inglesi hanno emozioni ovviamente, ma io non so come spiegarlo, ma non sono così in contatto con queste emozioni. Ma non è tanto quello, è che secondo me non sanno neanche di avere certe emozioni, e è proprio una cosa difficile da spiegare, perché anche se, cioè, anche quando conosci un inglese, dopo un po' percepisci una barriera oltre la quale non puoi più andare. Non vuol dire che sono persone cattive, anzi, probabilmente un inglese ti aiuta di più di un italiano o di uno spagnolo, anche perché gli inglesi vengono addestrati ad essere falsamente educati. Non vuol dire che poi sono sempre falsi se ti aiutano, però sono anche ulteriormente
cioè magari, cioè, anche se già sono buoni di loro, in più sono abituati ad essere così, di sicuro ti aiutano. Non sto assolutamente dicendo che non ti aiutano, quindi la bontà d'animo c'è, non è che non sono buoni d'animo, ma non so proprio come dire, dopo un po' non riesce ad andare oltre ad un, cioè non puoi scavare emotivamente dopo un certo punto, perché proprio non ce le hanno queste emozioni, o se le hanno non sanno di averle, non sono abituati ad esprimerle o anche a conoscerle o ad elaborarle. E non so perché siano così come nazione, non lo capisco, però è proprio vero. Anche il fatto che appunto c'è la freddezza inglese, dove non si mostrano emozioni. Qua è una cosa che viene insegnata a tutti i bambini, è una cosa che poi molti adulti spendono un'intera vita a cercare di abbattere, ma non capisco perché. Cioè, alcuni adulti che capiscono che non va bene spendono una vita ad abbattere, ma non capisco perché gli viene insegnato da piccoli. Altri invece tipo cioè non che se ne vantano, però insomma lo fanno con gusto. Ad esempio un mio amico si è sposato a gennaio, quindi l'anno scorso, adesso lui è inglese e si è sposato con un brasiliano, sono insieme da tanto, e lui è il tipico inglese, se appunto, che non mostra emozioni che poi le abbia. Non lo so a questo punto, lui poi ovviamente ci sono persone anche meno emotive anche in Italia, quindi è una cosa individuale. Lui se le emozioni le ha, non lo so. Però il suo matrimonio, io non mi aspettavo che piangesse per niente, ma quando lui è andato all'altare e poi dopo è arrivato suo marito, quello brasiliano, che ha cantato, perché lui canta, e mentre sua mamma lo portava all'altare ha cantato una canzone, una delle loro, suppongo, e il mio amico Tom ha cominciato a piangere e non ci potevo credere, ma dopo 2 secondi si è ricomposto e ha smesso. E alla fine del matrimonio, quindi quando ne abbiamo riparlato, poi la gente gli ha detto: oh, ti sei commosso anche tu? E lui fa: sì, però dopo 2 secondi sono tornato quello glaciale di sempre. Ma l'ha detto, ripeto, cioè non per vantarsi, proprio come per dire che bravo che ce l'ho fatta. E a me è dispiaciuto tantissimo. Io piango tantissimo in generale, quindi sì, io avrei fatto un disastro probabilmente, perché io piango troppo. Però ripeto, non è che se ne è vantato, però insomma l'essere orgoglioso del fatto che hai nascosto le lacrime al tuo matrimonio, c'è un conto se si fosse messo a piangere smisuratamente a un matrimonio di un altro, posso anche capire che dici sarebbe meglio evitare, ma è il tuo matrimonio, puoi piangere. Se non piangi perché sei così sopraffatto dalle emozioni che non ti viene neanche di piangere, va bene, non dico che tutti devono piangere, ma se stai piangendo, piangi, ma va bene. Quindi sì, c'è questa barriera emotiva presente di più in certe persone che altre, ed è triste, devo dire, molto molto triste, anche perché proprio vedi che dopo un po' non ce la fanno più, cioè non capiscono che si può andare oltre. Io non sto dicendo che tutti gli inglesi sono così, questo potrebbe essere semplicemente lui, però è un tema abbastanza comune, questa barriera emotiva che appunto non riesce a penetrare da straniero che è educato ad avere un approccio diverso. Quindi questo è vero come cosa che si dice degli inglesi, ma ripeto, sono buoni e aiutano tutti. Alcuni stranieri si lamentano del fatto che gli inglesi magari fanno finta di non capire quando gli stranieri parlano con un inglese non perfetto, e
Io sono insegnante di inglese e do sempre colpa agli stranieri. Io non ho pietà verso gli stranieri, di qualsiasi lingua, cioè in questo caso inglese, ma cioè, gli studenti di tedesco non dovrebbero lamentarsi del fatto che i tedeschi non capiscono, dovrebbero lamentarsi del fatto che, cioè, dovrebbero imparare il tedesco meglio. Stessa cosa con gli inglesi. Tutti gli stranieri, non solo gli italiani, vengono qui, parlando un inglese terribile, con pronunce terribili, senza cioè, voi pensate di fare uno sforzo, ma in realtà scientificamente non c'è nessuno sforzo da parte vostra e vi aspettate che noi capiamo tutti gli inglesi, tutti i vostri accenti, tutti gli errori di grammatica che fate basate sulla vostra lingua madre, tutte le parole che usate, tutti i false friends che usate pensando che vengono dalla vostra lingua madre, tutti gli errori di pronuncia, e voi vi aspettate che noi capiamo tutte queste cose. No, noi parliamo inglese, punto. Ripeto, questo non succede solo in inglese, succede tantissimo, ma forse in Italia no, insomma, in Italia c'è molta avversione verso gli stranieri, però magari sul fatto della lingua proprio non l'ho mai visto con i miei occhi, quindi non lo so. Quindi quando gli stranieri si lamentano che gli inglesi non capiscono, il 99% delle volte è perché questi stranieri non parlano inglese a livello sufficiente per noi da capire. Però è vero che ci sono alcuni, soprattutto più vecchi, che se non parli proprio inglese perfetto, davvero li esagerano, forse per farti sentire a disagio. È vero, ma non tutti, soprattutto quelli giovani, siamo molto aperti. Però ricordatevi che noi non parliamo tutte le lingue del mondo, non sappiamo tutte le cose di pronuncia che voi vi portate dalla vostra lingua, e non è compito nostro. Il nostro compito è essere accoglienti, ma è compito vostro da stranieri di qualsiasi posto di sapere la lingua a livello comunicativo. E su questo, da insegnante di lingua, io sono spietato verso qualsiasi studente che impari qualsiasi lingua. Quindi se questa cosa della lingua c'è e non c'è, direi. Gli inglesi li vedo molto egoisti, ma probabilmente forse questa è una cosa di Londra, perché ricordiamoci che io conosco principalmente la realtà di Londra, cioè c'è questa cosa forse è una cosa anche diffusa nel resto del mondo, ma io ovviamente vivendo a Londra la noto più qua, questa cosa del sentire di non aver nessun commitment, cioè non ci dobbiamo dare niente, cioè non ci dobbiamo niente, cioè sì, non sei tenuto a dirmi, non sei tenuto a farmi sapere certe cose, non sei tenuto a venire qui, cioè se ti invito al mio compleanno, io, o da italiano, o sarà perché sono italiano, non lo so, cioè se tu mi inviti al tuo compleanno, io sento l'obbligo felice di venire, quindi a meno che proprio non posso, vengo se mi stai simpatico. Qui vai, se vai bene, se non vai va bene lo stesso, cioè se non mi va, se mi alzo, se il compleanno è alle 8 di sera e io magari, vabbè, io non faccio i pisolini perché non riesco, però se uno fa un pisolino dalle 6 alle 7 si sveglia ed è troppo stanco, non ha voglia, non viene. E qui è normalissimo così, ripeto, magari succede anche in altri posti, ma non l'ho mai vissuto. E questa è una cosa che io non sopporto. No, tu vieni, a meno che non sei ammalato, e va bene. E se poi uno non viene al tuo compleanno, loro si aspettano che tu non te la prenda, e se te la prendi sei tu che sei permaloso o sei troppo emotivo, crei problemi dove non ci sono. No, se tu sei un mio amico, voglio che tu venga al mio compleanno. Quindi questa cosa ho notato, ma ripeto, sono cose singole persone, quindi magari non vuol dire di tutti gli inglesi. Infatti, per dire,
ho un mio amico che viene da Manchester, quindi dal nord, e quando sono proprio andato a casa sua per Manchester Pride, vi lascio il link qua, però in inglese, e lì hanno una famiglia quasi praticamente italiana, cioè sono molto legati, molto affettuosi tra di loro, e sembrava proprio di essere in un altro paese, cioè in un'altra nazione, perché non diresti mai che sono inglesi, l'unica cosa inglese è la lingua. Quindi c'è tutta questa realtà più affettiva al nord che non c'è qui, e quindi sì, gli inglesi sono un popolo che tutti fanno fatica a capire, perché sì, c'è qualcosa di emotivo che manca, non capisco perché, ma c'è nella cultura qualcosa che manca. Come ho accennato anche in altri video, vabbè, io non bevo, ma c'è quella cultura del bere che io devo un po' difendere gli inglesi, nel senso che tutti danno contro gli inglesi per essere degli ubriaconi, che è verissimo, ma cioè, tutti bevono, in tutti i paesi in cui vado, i miei amici, cioè gli italiani, fanno lo stesso, i francesi fanno lo stesso, soprattutto magari più giovani, quindi la mia età. Quindi questo accanimento verso gli inglesi lo vedo un po' falso su certi aspetti, perché c'è un altro aspetto che invece è proprio tipico inglese, su cui sono ulteriormente contro: il fatto che sì, qua c'è la cultura del bere, che ripeto sta magari non era in altri paesi prima, tipo l'Italia, ma c'è di sicuro adesso, quindi è una critica che non esiste. Però la differenza è la cosa che lo rende più triste, secondo me, da persona che proprio non beve neanche, cioè zero, è che qui si fa in famiglia, cioè qui i bambini si ubriacano la prima volta in famiglia, perché è proprio la famiglia che vuole che si ubriachino, di solito anche 11-12 anni. Quindi in Italia, almeno dove sono nato io, in mezzo a niente, 30 anni fa, non esiste che tu ti ubriachi per la prima volta, soprattutto con la tua famiglia. Non esiste. E qui ad esempio a Natale tutti si ubriacano, tutti in famiglia, e per me è una cosa, ripeto, triste, ma cioè, per il fatto che non bevo in generale, ma io non vorrei mai se mai bevessi non penso che vorrei farlo con la mia famiglia. Io lo trovo una cosa molto 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 triste, ed è il fatto appunto che se non ci si ubriaca non ci si gode la vita. Quando ho fatto il mio video sul compleanno di mia mamma, che vi lascio qui, vi ho detto che ovviamente di alcol ce n'era pochissimo, era in Italia qualche birra, ma non per ubriacarsi, giusto perché a qualcuno piace la birra. Qui non avrei potuto fare un compleanno così, qui avrei dovuto offrire un open bar, quindi, cioè la gente, avrei potuto pagare qualcuno che veniva a farci da bere, io avrei poi pagato, però senza limiti per i miei ospiti, perché se io invito qualcuno al mio compleanno e non c'è l'alcol, non vengono, cioè non esiste che uno non abbia da bere, che è una cosa che per me, cioè mi fa rabbrividire. E quindi è vero che c'è questa cosa qui, e appunto mia mamma ha fatto 60 anni, in Inghilterra si sarebbe ubriacata. Cioè in Inghilterra non c'è età che ti blocca, cioè tutti si ubriacano a qualsiasi età, a qualsiasi ora, a qualsiasi giorno. Quindi questo è vero che è diverso da altre culture, per fortuna. Cioè per fortuna che non tutte le culture fanno questa cosa, ma questo accanimento generale sul bere è molto ipocrita, da quello che vedo io adesso nelle realtà che vivo io quando vado all'estero con i miei amici che conosco io all'estero. E tornando al fatto di Natale, una cosa tristissima è che qui, appunto, soprattutto al sud qui, col fatto che appunto le famiglie non sono molto legate, perché non c'è questa cosa di emotività. A pochissimi piace il Natale qui, molti inglesi vedono il Natale come un obbligo, quindi devono
andare a casa per Natale per un giorno, massimo 2, non di più, e poi scappano via e ovviamente si ubriacano perché non riescono a sopportare di vedere la famiglia. E per me è una sofferenza lancinante sentire queste cose, perché come ho detto sul mio video di Natale, non tutti hanno delle esperienze positive con il Natale, quindi poi non tutti hanno delle famiglie belle in cui vogliono stare, e con quanto mi piange al cuore, lo capisco che magari uno non abbia voglia, ma è praticamente cioè la maggior parte di questi inglesi, soprattutto qui del sud, che vedono questo, cioè che hanno famiglie normali senza nessun trauma esagerato, vedono Natale come questo, non so, sì, appunto come questo lavoro che devono per forza fare, questo sforzo. Non mi piace, mi dispiace proprio. Quindi secondo me anche le famiglie sono meno legate, soprattutto qui al sud. Io in tutto questo io me ne sono andato a 18 anni anch'io, ma non perché sì, volevo venire qui, ma per me è stata una sofferenza. Io, se fossi rimasto a Bologna a fare matematica, io sarei stato con mia mamma, perché comunque vado molto d'accordo con mia mamma. E la cosa diversa è che almeno per la mia generazione, magari adesso ripeto è un po' diverso, quelli che come me sono andati via 18 anni dall'Italia ad esempio è perché noi ragazzi volevamo per andare a studiare. Qui in Inghilterra sono i genitori che vogliono che tu te ne vada, cioè io non penso che sia un'opzione rimanere a casa oltre 18 anni, non per tutti, perché i genitori vogliono che tu te ne vada, con quanto ti amano ti vogliono amare da casa loro. E ripeto, io posso solo immaginare quando una coppia voglia tornare alla vita di coppia, e ci credo tantissimo. Quindi questa è la differenza principale. E adesso, parlando più banalmente di questo canale ASMR, l'affetto che voi italiani state dimostrando è allucinante. Un po' mi vergogno anche perché, come ho già detto, il primo video che ho fatto in italiano l'ho fatto come sfizio personale, come un po' una cagata. Mai avrei pensato, cioè ero sicuro che non lo guardasse nessuno, proprio perché è in italiano e i miei iscritti sono inglesi e non lo capiscono, ma mai mi sarei aspettato di arrivare addirittura a fare un video in italiano ogni settimana. E lo sto facendo solo, sì, ovviamente per soldi, ma perché mi avete dimostrato un supporto immane, una marea di commenti molto profondi. Ho della gente che mi commenta così, che si comporta così anche con me, anche tra i non italiani, cioè, che sia chiaro, ma un supporto così enorme non me lo sarei mai aspettato. Può anche essere il fatto che c'è poco ASMR in italiano parlato come faccio io, quindi può anche essere semplicemente un fatto di mercato, domanda di mercato. Però insomma non posso solo che ringraziarvi e tutto questo, ma non è neanche tanto il fatto che vi iscrivete e che mettete mi piace, sono anche proprio i commenti di supporto, proprio da connazionali quasi, che non ho ricevuto dagli inglesi, quindi grazie. Quindi se c'è questa affettività in generale in più. Adesso però parliamo dei difetti degli italiani. Allora, vi dico la verità, a parte il fatto che parlate italiano, che come sapete per me è il difetto peggiore, io non trovo tantissimo, cioè quando sono in Italia, io vengo in Italia quasi da straniero, quindi da turista, e lo vedo proprio, cioè dico proprio, sì, sono proprio italiani, e non so, però non so dirvi esattamente il perché. Vi riporto un difetto, quindi di difetti proprio che io posso dirvi, ne conosco uno o due che sono simili a quelli che mi vengono detti, perché vi dico questa cosa: io avevo molti clienti a cui insegnavo inglese. Io insegnavo tantissimi avvocati, tantissime banche che dovevano avere a che fare con
cioè l'equivalente della banca in Italia o comunque con degli italiani. Vi dico questo, non mandatemi commenti d'odio perché queste sono considerazioni che vengono da altri, quindi non c'entro niente. Tutti, tutti, tutti odiano lavorare con gli italiani. Non ho mai avuto nessuno che mi ha detto una parola carina verso gli italiani come lavoratori, perché si lamentano tutti che ovviamente bisogna comunicare in inglese con queste persone, quindi o che l'inglese non è abbastanza buono, o che vi chiedono delle informazioni precise e voi non le date mai. E su questo devo concordare in un modo diverso, nel senso che vabbè, non ho mai chiesto informazioni dagli italiani, cioè informazioni di lavoro importanti, però se vi ripeto la malsopportazione generale di come gli italiani, cioè del fatto che gli italiani non dicono niente, e su questo concordo, perché in Italia si parlate e non date nessuna informazione, e questo l'ho notato anch'io, anche perché in italiano avete parole molto lunghe, tipo tutti gli avverbi finiscono con mente, quindi ovviamente, semplicemente, quindi dicendo tantissimi di questi avverbi riempite frasi, quindi sembra che state dicendo qualcosa, ma in realtà non state dicendo niente. È una cosa che sì, ho notato anch'io, e questo mi ha fatto quando qualcuno me l'ha fatto notare di questi miei clienti, poi ho detto ah cavolo, è vero, e mi ha fatto ricordare delle interrogazioni a scuola, tipo le storie. In italiano, se tu non sai la risposta, riesci comunque con tutti questi giochi di parole, dicendo ovviamente, piuttosto, comunque, e in ogni modo, che tutte le lingue hanno queste parole, ma in italiano proprio esplodono senza controllo. Praticamente tu riesci quasi a far passare che tu in realtà la risposta la sai, cioè sai cosa è successo in quella cosa di storia che ti chiedono, quando in realtà no, perché ci stordite con tutte queste parole vuote che uno dice forse qualcosa l'ha detto, magari non l'ho capita io. Quindi questa l'ho notata, e ho notato un'altra cosa molto più, cioè banale no, però ci sono problemi più importanti, tipo i volantini di un evento. Vi dico, cioè trovo un volantino, venite a questo evento, non c'è il giorno, e o non c'è la data, e o non c'è l'orario, e o non c'è neanche il posto. Quindi, cioè, se io voglio, oppure sì, ci vediamo domenica in questo posto, ma a che ora comincia questo evento? Non tutti i volantini sono così, per carità, ma molti dei volantini che io trovo in Italia, questa è proprio una cosa che mi è rimasta impressa, cioè, non ti danno le informazioni che ti servono minime per andare a questo evento, anche perché interessa a loro che io vada all'evento, perché si spera che poi vada a spendere dei soldi, ma se tu non mi dici a che ora, cioè, io non è che mi presento da mezzanotte a mezzanotte sperando che per un po' cominci. È una cosa che proprio non capisco. I siti web italiani sono una cosa che ti distrugge l'anima, sono proprio stupidi, non ti dicono quello che che vuoi sapere, sono fatti proprio male, quindi non lo so, però devo dire che questi sono gli unici difetti che ho trovato negli italiani. Sì, veniamo accusati di essere troppo calorosi, cioè calorosi in modo negativo, troppo focosi, cioè che ci arrabbiamo, Sarà che forse lo sono così anch'io, quindi non me ne accorgo come una negatività, ma vi dico anche questo. Forse dovevo dirvelo prima. Quindi non solo tutti concordano che non vogliono lavorare con gli italiani, ma tutti dicono, tutti quelli che hanno avuto un ragazzo. Sì, principalmente mi è capitato parlarne con dei ragazzi gay, quindi hanno avuto un ragazzo, non delle ragazze. Tutti quelli che hanno avuto un ragazzo italiano in passato dicono mai più un italiano, non mi vedrò mai più con un italiano. Tutti hanno avuto delle esperienze terribili con i ragazzi italiani perché sono troppo gelosi, sono troppo
permalosi, da quello che ho capito. Insomma, queste sono le cose che sento. Ovviamente non ho mai avuto un ragazzo di nessun tipo, di nessuna nazionalità, quindi non lo so se è vero o no. Però vabbè. Però la cosa, quindi se ripeto, dei difetti terribili italiani non li ho mai notati in prima persona, e sono contento di essere italiano dal punto di vista emotivo, perché è una vita più piena ad avere questa connessione con l'emotività, che poi porta anche dei problemi, perché poi quello che piange sono io, ma va bene, preferisco quello che essere freddo senza neanche rendermi conto del fatto che c'è di più. E volevo dire anche un'altra cosa, ma mi sono dimenticato. Ah no, ecco, come complimenti agli italiani è che io mi sono sempre detto, adesso vabbè, qua arriveranno i commenti d'odio, che non voglio mai avere un ragazzo o italiano o spagnolo, semplicemente per la lingua, perché io non voglio passare la mia vita a parlare italiano, non esiste. Quindi a meno che trovo un ragazzo italiano che vuole parlare l'inglese, che sembra una cosa assurda, ma l'avevo anche trovato prima che se andasse con un altro. Gli spagnoli, perché non mi piace lo spagnolo, anche se adesso avrò già fatto un video in spagnolo. Però quando vado su Grindr, tutti quelli che mi piacciono sono italiani, perché devo dire che gli italiani sono i più belli, non c'è niente da fare. Vabbè, gli inglesi sono orrendi, quindi vabbè, questa è una vittoria facile contro gli inglesi. Però in generale tutti quelli che mi piacciono su Grindr sono tutti italiani, e non lo so, cioè, quando clicco perché su Grindr tipo tende, per quelli che non lo conoscono, vedi la foto, alcuni puoi mettere una scritta, quindi magari uno ti scrive che è italiano o ti scrive il nome o qualcosa, ma molti non scrivono niente, quindi se io clicco sulla foto è perché mi piace la foto, non so nient'altro. Sotto, guarda caso, sono tutti italiani quelli che mi piacciono, perché sì, noi italiani siamo di sicuro i più belli, su questo non c'è niente da dire. E di questa cosa mi sa che avevo già parlato anche in un altro video, appunto, del fatto che siamo più emotivi, proprio tipo anche nei programmi TV, tipo ad Amici o X Factor, quando dicono il vincitore, almeno quando c'ero io dicevano il vincitore è, e poi c'era un po' di suspense, e poi c'era un grandissimo evento quando veniva annunciato il vincitore. Qua no, qua si dice il vincitore è Sam, due non confetti, coriandoli, e via che si va. E io preferisco quello italiano, ovviamente, perché sono è più una vittoria calorosa. Ok, direi che per il momento ho detto tutto, quindi fatemi sapere se avete avuto voi delle esperienze e di che tipo con gli inglesi, e ditemi se concordate, se non concordate anche sulle cose che ho detto in italiano. Anzi, no, aspetta, voglio spezzare un'altra lancia in favore degli italiani. Nonostante tutti mi dicono che non vogliono assolutamente lavorare con gli italiani, io vi dico questa cosa da insegnante di inglese, quindi non ho mai lavorato su cose importanti, tipo io avevo tantissimi studenti della Cameo, e ho avuto tutti i capi, erano miei studenti di inglese. Io vi posso dire questo, con i miei studenti mi sembrano sempre tutte persone molto valide, molto appassionate del lavoro, non solo la Cameo. Quindi quando gli stranieri si lamentano costantemente del lavorare con gli italiani, un po' rimanevo così anche adesso, perché l'esperienza che avevo io da insegnante di inglese, ripeto, quindi una cosa a pelle, per me era molto diverso. Io li vedevo molto, mi sembravano competenti e appunto vogliosi di lavorare perché gli piaceva il lavoro. Però ripeto, poi non ci ho mai lavorato, quindi non lo so. Però sì, non ho mai saputo come interpretare questa cosa, però lo dicono tutti, e quindi purtroppo mi sa che è vero, che
non tutti gli italiani sono facilissimi da lavorarci insieme, no, vabbè, insomma, avete capito. E con questo, prima che mi prendiate a pugni, me ne vado e vi lascio e ci vediamo la settimana prossima. Ciao ciao.